Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della bilancia o ascendente bilancia, o solo per i più esperti anche Luna e Venere in bilancia. Andiamo a vedere come sarà questo mese di marzo 2026 e qual è il magico sentiero per te affinché tu possa realizzare i tuoi più grandi obiettivi. Quindi vediamo prima una visione generale, dopo andremo ad approfondire l'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita, dove poter conseguire i tuoi obiettivi in questo mese. Allora, partiamo subito dagli oracoli. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, affinché tu abbia gioia, amore, bellezza e verità. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Prima carta, lo spirito che ti visita. Seconda carta, la ferita, l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto. E il dono che nasce, il miracolo quotidiano possibile. Lo spirito che ti visita. Tic tac, il tempo divino. Lo spirito che ti visita è quello di farti capire quotidianamente che sei sostenuta e sostenuto. Tic tac è il tempo divino, che le cose accadono perché hanno un fine e il fine di ogni cosa che accade è la libertà e l'amore. Quindi gli eventi, come vi insegno sempre e come vi ho spiegato anche nel podcast Magia Pratica 15, l'amore incondizionato, gli eventi arrivano non perché hanno delle cause, ma perché hanno un fine. Perché? Perché gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei. E tutti gli eventi sono divinità. E il fine di ogni evento è la libertà e l'amore. Quindi lo spirito che ti guida in questo mese, che ti viene a fare visita, è quello di vedere la manifestazione dell'amore in ogni evento che accade. E questo è bellissimo perché ti dà la possibilità di darti a tutto ciò che accade, qualsiasi cosa sia, con questa grande consapevolezza che stai svolgendo egregiamente la missione della tua anima. E quindi questo ti permette di sentirti appagata e appagato. È un grande spirito questo. Ti consiglio chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, la profetica pratica, la trovate qua sotto l'info box, per familiarizzare col cammino sciamanico e tutti i risultati stupendi che state ottenendo. Grazie al cammino sciamanico è proprio questo. Quel video è uno dei podcast che ti permette di familiarizzare con la verità che si trova dietro alle apparenze degli eventi che accadono. Bellissimo. E qual è la ferita o l'ombra, la paura, la resistenza che chiede ascolto? Ripulire. Questa è una carta che mi parla di fare spazio, no? È come se... Allora, questo è il mese in cui è necessario fare spazio, è necessario ripulire, è necessario distaccarsi da certi modi di approcciare alla vita. Poi lo vedremo con i tarocchi, però la carta ripulire come ombra, paura che chiede ascolto, è come se gli eventi di questo mese ti porteranno a fare una grande pulizia, un compimento della tua vita. È come se potessi percepire un po' di resistenza a questa pulizia. Perché siamo soprattutto attaccati al luogo comune, a ciò che conosciamo, la mente razionale ha paura di ciò che non conosce, quindi si sottrae all'evoluzione impedendoti di espanderti. Quindi ci può essere un po' di questa paura dello sconosciuto, paura di vedere cosa c'è dopo la pulizia, paura di staccarti da ciò che conviene alla tua mente razionale, anche se magari non è una zona, quella della mente razionale, funzionale alla tua felicità, però la conosci. Allora sappi che ogni evento che accadrà in questo mese è voluto dal divino affinché tu ti possa staccare da ciò che conosci, perché la funzione della mente è quella del controllo e del potere, non della tua felicità. La funzione dell'anima è quella di farti avere felicità,
tale per cui ti invia degli eventi funzionali a questo, anche se la mente razionale inizialmente può percepire disastri, e invece no. Ecco perché lo spirito che ti visita è quello di farti percepire al di là dei tuoi occhi fisici. Vediamo qual è il miracolo quotidiano possibile, bellissimo, qui ed ora, di farti stare nel momento presente, l'eterno presente. È proprio il podcast Magia Pratica 15, l'amore incondizionato. Il miracolo quotidiano possibile è di farti vivere l'eterno presente, il momento presente, al massimo, facendotelo godere tutto, come se non ci fosse un domani, perché non esiste il domani, esiste solo un eterno presente. Il qui ed ora è il dono più straordinario il miracolo più straordinario che lo spirito ti può fare in questo mese. Perché tu, focalizzandoti solo sul qui ed ora, riesci a creare un futuro straordinario, perché non stai nell'ansia del futuro o nel rimpianto del passato, stai nel presente, non ti stai portando dietro vecchi meccanismi che determinano eventi negativi nel futuro. Ma stare nel qui ed ora significa creare un futuro glorioso, perché stai vivendo come se l'ultimo istante fosse l'ultimo per te. E quindi significa vivere al massimo, vivere pienamente. Cosa significa vivere pienamente? Sentire tutte le emozioni, fare l'amore con gli dèi. È meraviglioso, eh? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Bilancia. 7 carte per il viaggio del mese. Come se vi dicessero: è tempo di fare spazio, perché inizi a vivere davvero. Bellissimo. Allora, energia generale del mese, l'atmosfera e il clima emotivo. Asso di spade, pulizia, chiarezza, determinazione. Amore e relazioni. Cosa ti chiede l'amore nelle relazioni, in tutte le relazioni, Bilanciamento, saper dare la giusta importanza alle relazioni, alla tua vita quotidiana, alla tua vita pratica, al tuo lavoro. Adesso le metto tutte e poi ti faccio la narrazione. Terza carta, lavoro, denaro, missione. Cosa accade nel lavoro e cosa ti chiede l'anima come atto sacro nel lavoro, nelle tue attività quotidiane? Visione e leadership ti chiede. Re di bastoni. Corpo, energia, salute. Cosa chiede il corpo per sostenere l'anima? Visione futura, visione, strategie, a poco, fare cose a poco. Qual è l'evento o la svolta del mese? Una grande opportunità pratica, in concreto, o lavorativa o nella vita pratica, una grande opportunità c'è qui. Qual è il consiglio sciamanico? Come attraversare il mese, la postura energetica, con mente agile, con mente brillante, con mente curiosa, con la voglia di conoscere. Esito, benedizione finale. Una morte comunque stavo uscendo e ce la lasciamo. Un cambio radicale. Succede qualcosa in questo mese che ha a che fare con dei tagli, una presa di coscienza, una rivelazione che ti fa vedere proprio le cose per come sono realmente. Io vedo che qui c'è chiarezza mentale improvvisa da parte tua. Praticamente può accadere che per esempio capisci cosa vuoi davvero in una relazione o vedi chiaramente una situazione lavorativa. Oppure prendi una decisione netta che aspettavi da tempo, tic tac, asso di spade. È come se una voce dentro di te dicesse: ora basta, adesso scelgo. E questo dire da parte tua, ora basta, adesso scelgo, è l'inizio di tutto. Con il 2 denari è come se tu dovessi rimettere in equilibrio la tua vita pratica e le relazioni, no? Il giusto equilibrio nelle cose, una danza qui. Oppure l'amore ti chiede anche una scelta tra due persone o due relazioni, oppure due modalità di amare.
Potresti sentirti un po' in bilico, quindi, come se stessi cercando di gestire tutto senza perdere niente, no? Però la verità è che non puoi più tenere tutto insieme, cioè devi dare il giusto equilibrio alle cose. Questo mese ti chiede cosa scegli davvero, dove metti la tua energia. È importante darsi in equilibrio alle cose, una danza. Per esempio potrebbe esserci una relazione da riequilibrare. Come la riequilibri questa relazione? Dando spazio sia alla relazione ma anche alle tue cose pratiche, no? O mettere in equilibrio degli aspetti di questa relazione. Imparare a dare senza perdere te stessa o te stesso. Cioè, tu ami l'armonia, ma qua l'armonia nasce dalla scelta, non più dal compromesso. Poi nel lavoro, nel denaro e nella missione qua l'energia cambia completamente perché io ti vedo essere fuoco, essere leader, essere guida. Il re di bastoni è carisma, è visione, è intraprendenza, è leadership creativa. Quindi io vedo che nel lavoro potrebbe accadere questo, che ti viene proposta una certa responsabilità, perché il re di bastoni incarna una certa responsabilità. Inizi qualcosa di tuo, oppure prendi il comando di una situazione. E molti di voi mostreranno, forse per la prima volta, il proprio talento senza paura. E a livello di missione animica, questo re di bastoni è chiaro. Ti dice: smetti di aspettare l'approvazione degli altri, sei tu la guida. Questa carta ti chiede di osare, io ti vedo osare, di uscire dalla modalità di compiacimento all'altro e incarnare la tua autorità creativa. E mentre fai questo, il corpo cosa ti chiede? Una cosa molto chiara: visione ed espansione. Il tuo corpo vuole muoverti. Mm, e ci sarà voglia di viaggiare, secondo me, oppure di cambiare abitudini, iniziare una nuova pratica, uno yoga sciamanico, un movimento, una danza, oppure semplicemente il corpo ti sta chiedendo di guardare oltre l'orizzonte conosciuto, di sperimentare. Sperimentare. Il corpo non vuole stare fermo in una situazione che non lo rappresenta più, capito? E per sostenerlo ti chiede di sperimentare. Chi sta facendo con me lo yoga sciamanico è già fatto questo, perché è uno yoga sciamanico, yoga creativo. Mentre lo fai arrivano idee, arrivano creazioni, mentre ti allei alle emozioni. Quindi sapete quanto è meraviglioso il cammino sciamanico che facciamo insieme. E cosa succede? Una cosa bellissima. L'evento di questo mese è una proposta che arriva, o un'occasione, oppure un nuovo inizio nel mondo materiale. O un lavoro, o un progetto, o un contratto, o un'opportunità economica, o una collaborazione, oppure una base concreta per costruire qualcosa di duraturo. Questo è un inizio reale, non solo emotivo. È come se l'universo dicesse: ecco, questo è il terreno su cui puoi costruire ora la tua nuova vita. Lo spirito ti chiede osservazione lucida. Lo spirito ti chiede di metterti in gioco, di fare domande. Qual è il consiglio sciamanico? Lo sciamano, la sciamana che vive in te, il tuo amante mistico, sposa celeste, ti dice di ascoltare e fare domande, metterti in gioco. Ti chiede di osservare, di fare domande e soprattutto di non reagire impulsivamente, ma di vedere oltre le apparenze. Una mente brillante vede oltre le apparenze. Questa ti chiede di avere una mente testimone, non giudice. Cioè, cosa ti chiede lo spirito in questo caso? Praticamente non parlare subito. Sai, il paggio di spade rimane più in disparte, osserva, discute, però rimane sempre ad osservare, no? Osserva, quindi non parlare subito, osserva le dinamiche, cogli i segnali sottili e studia le situazioni prima di agire. Cioè è un mese in cui la consapevolezza mentale tua, con queste dinamiche, diventa uno strumento sacro. E poi questa, che cosa succede in questo mese? Trasformazione radicale. Esce una nuova versione di te. Una situazione finisce, una vecchia identità finisce, una dinamica si chiude, un modo di essere, un modo di fare muore, perché nasce una versione di te nuova. Questo cosa può riguardare? Una relazione che cambia forma o si conclude, un lavoro che si trasforma, un'identità che lasci andare per dar vita alla nuova versione.
Questa è la morte liberatoria, cioè una morte che ti restituisce potere, che ti restituisce autenticità, che ti restituisce verità. Ricordati che tutto ciò che accade in questo mese, adesso che abbiamo aperto i tarocchi, è perfettamente sincronico. Tic tac, tic tac. Sta accadendo tutto nel tempo giusto per la tua anima. Questo tic tac ti dice: fidati del ritmo. Lascia andare resistenze, chiudi cicli, fai pulizia emotiva o relazionale. Perché? Perché forse trattieni dei ricordi, delle situazioni, delle persone o dei ruoli tuoi che non sono più allineati con questa trasformazione. La morte lo conferma, questa è la pulizia inevitabile ed è sacra laddove c'è un po' di resistenza. Qual è il dono che nasce? Meraviglioso. Quando lasci il passato, l'ansia del futuro, il bisogno di controllo, entri in uno stato in cui la vita scorre. Tutto scorre, come vi insegno sempre, la suprema condotta è l'assenza di sforzo. Quindi vedrai le cose che accadono, tu crei senza sforzo. Quindi marzo per te è un rito di passaggio. Arriva la verità, scegli tu cosa nutrire, prendi il tuo potere personale attivo, espandi il tuo orizzonte, ricevi una nuova opportunità, osserverai con lucidità e lasci morire ciò che non sei più. Allora gli spiriti ti sussurrano questo: fidati del tempo divino, ripulisci ciò che è finito e vivi qui ora, dove la tua nuova vita sta già nascendo. Bellissimo. E vediamo di metterci le specifiche, cosa ci dicono. Vediamo. Sull'asso di spade, 5 di spade, verità nette che taglia ciò che non ti serve per non andare nell'autosabotaggio. Bene, 5 di spade è il mentale, è sempre il mentale, no? Ho ragione io, hai ragione tu, basta con questi inganni. Ecco, questo è il senso. Vediamo l'equilibrio del 2 denari nelle relazioni. Temperanza, equilibrio, equilibrio. Porta pace nelle relazioni, equilibrio dentro di te, quindi si fa anche fuori. Vediamo nel lavoro re di bastoni, mettiamoci 3 carte. L'imperatore. Wow, mamma che carte, 6 di bastoni, micidiali, 8 di coppe. Probabilmente alcuni di voi lasciano un lavoro conosciuto, Lasciano un vecchio modo di fare, un lavoro conosciuto, perché qua c'è successo nel lavoro, successo nella stabilità, nel riconoscere qualcosa di importante qui. Asso di denari sull'opportunità. Wow, ricevi proprio una notizia riguardante questo, una notizia in concreto, una telefonata, una notizia. Sulla morte, 7 di coppe, 7 di bastoni, guarda quanti 7, difesa, asso di spade. Sai che cosa nasce la nuova versione di te, con che cosa ha a che fare? Sul fatto che tu difenderai ciò che ti motiva a livello emozionale, nelle tue scelte, nelle tue relazioni, nel lavoro. Avrai la chiarezza, asso di spade, iniziamo con l'asso di spade e finiamo con l'asso di spade. Difenderai ciò che ti motiva a livello emozionale, magari non l'hai mai fatto, una morte trasformazione totale avviene qua per realizzare un grande successo qui. Guarda, io vedo fondamentalmente che si chiariscono delle ambiguità. Può essere qua delle tensioni, un autosabotaggio tuo, un confronto, una dinamica di potere, qualcuno che cerca di avere ragione, di vincere, di prevalere, o un chiarimento acceso, un confronto in cui emergono magari delle verità un po' scomode che poi si chiarisce. C'è una fase di valutazione, si chiarisce, tagli fuori queste dinamiche qui. E vedo che all'interno dei confronti, delle relazioni, qualsiasi relazioni siano, tu dopo il confronto si apre lo spazio del dialogo più calmo, di comprensione, di riequilibrio, oppure di stacco pacifico, come se l'anima tua dicesse: non devo vincere, devo armonizzare. E io vedo che qua a livello lavorativo, io vedo che tu prendi una decisione definitiva qua. Metti anche dei confini, scegli te stesso o te stesso. Io vedo che inizierai a guidare una situazione lavorativa
e questa scelta ti porta a una vittoria, a un riconoscimento, a un successo. Tu scegli di lasciare andare qualcosa per andare incontro a questa vittoria, che può essere una certa dinamica, una certa relazione, oppure lasci andare una situazione che non nutre più la tua anima fondamentalmente. Evoluzione spirituale pura qua, eh? Io qua vedo che ricevi un'opportunità giusta per te, cioè si apre una strada lavorativa o economica che è allineata alla tua anima. Questa è una rinascita concreta, giudizio a soli denari. Questa è la tua nuova vita che adesso costruisci davvero. E questa nuova vita che adesso costruisci davvero è come se tu potresti avere della confusione su che strada prendere, no? Inizialmente, però vedo che prendi posizione, poi 7 di bastoni, ti difendi, scegli, cioè tu sai chi sei e cosa vuoi, metti i confini chiari. E la trasformazione si chiude con una verità definitiva. Io qua vedo che qua prendi una decisione, un taglio netto, irrevocabile, si ripete 2 volte. Quindi io vedo che in questo mese una verità emerge, ci sarà un confronto, tu attraversi un momento di scelta e di riequilibrio, ti rialzi nel tuo potere personale, ottieni un riconoscimento o una vittoria, ma scegli di lasciare andare ciò che non nutre più la tua anima, fondamentalmente è questo, e ricevi una nuova opportunità concreta allineata alla tua missione. E che cosa succede? Chiudi definitivamente un ciclo con lucidità, con verità e forza. Stai lasciando una versione di te che cercava, sai, come vedo che tu questo mese, dove arriva questa trasformazione? Stai lasciando una vecchia identità che chiedeva riconoscimento fuori di te, per diventare una versione di te che è equilibrio dentro e di conseguenza anche il successo fuori. In questo momento, in questo mese, tu smetterai di accontentarti, smetterai di mediare a scapito della tua verità e scegli te stessa o te stesso. Ed è da quella scelta che nasce la tua nuova vita. Questa è la magia vera, eh? Bellissimo, bellissimo. Wow. Ok, adesso andiamo a vedere cosa accade nell'amore, nelle relazioni. Allora, andiamo a vedere cosa accade per te nell'amore a marzo. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi nell'amore a marzo? Sei di denari, questa è la tua carta, l'equilibrio. 3 di spade, non accetti più i re di denari. Allora, tu non accetti più compromessi in amore, laddove non è equilibrato. Qua c'è un dolore in mezzo per mancanza di equilibrio e di stabilità con l'altro. Tu non accetti più, sei radicale qua. Allora, tu hai imparato attraverso la relazione con l'altro, chiunque l'altro sia, a darti valore e a determinare la sicurezza in te senza più proiettarla sull'altro. Cioè, per esempio, mi trovo sistemata e sicura se sto con una persona che mi dà stabilità. Questa stessa, questo mi sta raccontando come narrazione di quanto tu abbia integrato la stabilità in te stessa o in te stesso per non proiettare più la necessità della stabilità in un altro. Quindi di conseguenza stai attirando a te una persona stabile, ma una persona stabile che non, una relazione non costruita sul bisogno di sicurezza con l'altro. Stai attirando a te una relazione costruita sull'interezza che uno condivide con l'altro, sulla propria interezza. Perché qua c'è una frattura di mancanza di equilibrio. Nel dare, magari tu hai dato di più, hai ricevuto di meno, il sacrificio per l'altro per il riconoscimento di valere, capito? Io ti do, così mi dici che sono brava, che sono bravo, che sono la persona giusta per te. Questa è una ferita che abbiamo tutti di default. Ecco, la lettura mi sta dicendo questo.
Qua io vedo una persona responsabile, una persona concreta, che è quello che tu hai integrato in te, prima di tutto, hai riscoperto in te, e che è in arrivo verso di te. Vediamo un po'. Questo è l'attaccamento, degli attaccamenti vengono trascesi. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. Ti ricordi che avevamo i due denari nella relazione prima, l'equilibrio? Io ti do il giusto senza rinunciare al mio aspetto, ti do fino a un certo punto, cioè laddove sento di darti, non per paura di perderti. Questa è la triade che mi dice: non ti do più per paura di perderti, ti do il giusto per condividere la mia interezza, ti do quello che sento, non quello per cui ho bisogno di te. Vediamo l'energia della persona che ti viene incontro. 9 di coppe, il mondo, 5 di denari. Se la conosci già, è una persona che si sente carente senza di te, è una persona che sta male senza di te, si sente escluso da te o esclusa questa persona. È una persona che ha compreso profondamente che il darsi all'altro è importante per la realizzazione di sé. Darsi all'altro come? Qua possiamo vedere che se la conosci già, è una persona che può essere stata una persona più egoista, e quindi si è concluso questo ciclo, perché questo suo modo di fare, di andare incontro al piacere per il puro piacere di soddisfazione personale, non lo porta a nulla, gli manca un aspetto, un pezzo che vede attraverso di te. Se la conosci già. Ora, se non la conosci, io qua vedo l'energia di una persona che ha necessità di condividersi con l'altro, una persona che si sente esclusa dalla gioia della vita, proprio perché magari ha pensato che la gioia della vita potesse essere un arricchimento del proprio piacere personale, e invece è la condivisione la gioia della vita, la relazione con l'altro. Nella relazione con l'altro tu vedi te stesso. Ecco, c'è questo meccanismo che non è stato compreso in altre relazioni, in altre situazioni. Quindi è una persona che si sente esclusa dalla vita, si sente solo, perché magari le soddisfazioni che ha avuto dalla vita fino a questo momento erano soddisfazioni e gratificazioni personali più che altro. Molto interessante, vediamo. Allo stesso tempo si denota una persona che può aver paura anche a relazionarsi con l'altro, no? Perché magari non l'ha mai fatto, non è una persona molto esperta nella relazione con l'altro, perché ognuno ha poi le sue ferite, no? Vediamo cosa succede alla fine nell'amore per te. Diavolone. 3 di denari. Cavallo di bastoni. Allora io ti dico una cosa. Qua c'è una persona mossa da una grande intensità emotiva, erotica, nel voler costruire. Allora, qua abbiamo forte passione, la voglia di costruire veramente il 3 di denari. Il 3 di denari cos'è? È la carta dove si riconoscono le qualità dell'altro, lavorare in squadra. Ognuno riconosce le qualità dell'altro, sa che ogni pezzo del gruppo è fondamentale per la costruzione. Ognuno è unico e è indiscutibile, no? Quindi riconosco nell'altro la divinità, riconosco nell'altro la persona con la quale ha una sua anima, è definita ed è importante in questa relazione. Ognuno di due è unico, nessuno recrimina all'altro qualcosa, ma è utile per la relazione, il 3 di denari. Quindi qua c'è una forte passione, un forte eros che alimenta questa voglia di costruire insieme. Il Cavaliere di Bastoni mi parla di un eros che accende questa costruzione. Ci sarà anche, soprattutto, qua è l'eros che accende la costruzione.
Eros che accende la voglia di venirsi incontro, di sistemare le cose anche concretamente, di creare una struttura insieme, e una forte spinta perché queste cose insieme si creano, le cose create insieme tra te e quest'altra persona sono molto belle, molto desiderio di voler creare struttura insieme. È molto bella questa lettura, molto bella questa lettura. Vediamo energia positiva per te in amore, la forza, il coraggio di creare struttura insieme. Se la conosci già questa persona, e il coraggio di recuperare, di fare il possibile, animato da una grande forza erotica che è energia creativa, di creare strutture insieme, anche di fare pace. Non te lo dice se la conosci già con i cuoricini, ma con i fatti, molto impetuosa e con i fatti, se la conosci già. La forza, il positivo per te, se non la conosci già questa persona, è che questa persona qui farà di tutto per avere con te questa struttura. Nonostante partiamo da una condizione ehm, di, di dolore con la quale di sentirsi escluso dalla vita, di penia, con la quale questa persona si unisce, però, come vi dico sempre, l'alleanza con le emozioni è l'unica che ti permette di realizzare grandi opere, no? Sì. Dove va il cavaliere di bastoni? Infatti non avevo dubbi, il 4 di bastoni. C'è una spinta ad avere una stabilità con te. Il 4 di bastoni è celebriamo io e te insieme, una casa, una struttura, un appuntamento che è foriero di una stabilità futura. Quindi c'è qua voglia proprio di costruzione, voglia di costruzione. Energia negativa, o il blocco. Il paggio di denari mi parla di colui che poteva non essere concreto all'inizio, se la conosci già, o della difficoltà iniziale di proporre qualcosa di concreto. Però vediamo che nella risoluzione che c'è. Vedi l'amore, l'asso di coppe. L'avevamo già esaminata con la lettura qui, la finale, no? Adesso con i miei potenti oracoli lui-lei, vediamo cosa ti dirà questa persona. I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Te l'ho detto. Qua c'è la voglia di concretizzare, ti sposerò perché? Ti sposerò perché? Sì, sì. 4 di bastoni anche la casa, il 3 di bastoni e il 3 di denari è la costruzione insieme, no? Animati da questo grande impulso creativo, di questo grande desiderio. Cos'altro? Da quando ti ho incontrata mi sono reso conto che mai nessun'altra avrebbe più contato allo stesso modo per me. Perché ti dice questo? Perché tu gli fai fare un grande lavoro, gli hai fatto fare o gli farai fare, se non lo conosci già questa persona, un grande lavoro interiore che parla del senso di contattare il suo senso di esclusione, magari colmava il suo piacere con futilità questa persona, con superficialità, capito? Colmava il suo vuoto del 5 denari con delle futilità, questo è il senso. E quindi nessun'altra persona conta più allo stesso modo per questa persona qui o conterà, perché sei tu che gli fai fare questo salto di coscienza. Cos'altro? Io vivo con lei il divenire di un amore e io stesso vi assisto, quasi invisibile sebbene visibile le stia vicino. Come una danza a due che è da uno solo ballata, così è la mia relazione con lei. Io sono nella mia invisibilità il suo unico e solo danzatore. Ella si muove come in sogno e crede di essere sola, eppur si muove con un altro, e quell'altro sono io, visibile quando sono presente invisibilmente. Allora questa è l'alleanza con l'amante mistico. Come vi insegno sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. Allora qua
è proprio questa persona che si allea all'invisibilità del Dio che lo va a trovare, che può essere il Dio, la dea della penuria, Dio della tristezza. Se la conosci già questa persona, è la persona che attraverso la vostra mancanza si è alleato a quel Dio e ha compreso il valore di realizzarsi attraverso il suo coraggio nel costruire, nel darsi all'altro, no? Di non vivere una felicità effimera, superficiale. Bellissimo, veramente bellissimo, eh? Tu stai riprendendo? Sì. Vediamo quale porta si apre quindi nell'amore. La porta di casa, e questo è ti sposerò perché. E anche il 2 di denari che avevamo visto prima con la specifica la temperanza, no? Tu porti in equilibrio la relazione con la tua vita pratica quotidiana, tutta molta serenità. La porta di casa mi parla di una relazione che ha tanto potenziale a lungo termine. Quella tranquillità, la serenità, quell'amore che si costruisce pian piano con gesti semplici e concreti, con l'entusiasmo di condividere quei gesti semplici quotidiani che creano le grandi strutture, le grandi cattedrali esteriori, no? Bello, molto bello, Sì. Cioè tu dai a questa persona la concretezza. Non è che gliela dai tu, ispiri a questa persona la concretezza grazie all'alleanza con una forte emozione di sotterranea che questa persona vive quando manca da te, quando è lontana da te. Bellissimo. E vediamo cosa ti porta alla relazione, qual è il chakra corrispondente, la relazione con l'altro. Apertura del quarto chakra. Apertura del quarto chakra è qua ridefinire i ruoli, cioè credo in me stessa, credo credo in me stesso. Il quarto chakra e tu vedi nello specchio esattamente l'aspetto di te. Non vedi più una persona distinta e separata da te, ma vedi nell'altra persona un aspetto di te. E tu attraverso l'innamoramento con l'altro, o l'amore con l'altro, tu ti avvicini sempre di più al tuo amante mistico, alla tua sposa celeste, come vi ho spiegato anche nel video Magia Pratica 1, no? L'arte di evocare gli dei. Perché noi quando ci innamoriamo dell'altro, dove sta il goal tra una persona, tra un mago e un babbano, per parafrasare Harry Potter? Quando ci innamoriamo dell'altro, un vero mago non confonde mai il veicolo, che è la persona, con l'obiettivo. L'obiettivo è l'espansione di sé attraverso l'innamoramento con l'altro, perché solo grazie all'innamoramento o all'amore con l'altro tu puoi vedere aspetti di te che prima non conoscevi. Ed è questo il goal, è bellissimo. E si apre il genio, nel quarto chakra c'è il genio oltre che il maestro interiore, no? Bello. Vediamo adesso cosa ti dicono le carte del drago immaginale, che ti daranno anche il rituale della buona riuscita in questo mese, per tutto quello che è già uscito. I guerrieri, bellissimo, gli avi guerrieri si trovano nel primo chakra e non a caso avevi il re di bastoni nelle attività, no? Nel lavoro. Allora, ti leggo questa carta perché è bellissima, numero 41. Gli avi guerrieri ti sostengono. Sono conosciuti come i nobili guerrieri, rappresentano i tuoi avi guerrieri, sono simboli meravigliosi per aiutarti a comprendere che la lotta è una dimensione della vita, perché l'esistenza è una decisione e come ogni decisione comporta una scelta. La lotta è sempre tra la tua capacità di amare e la tua paura, quindi tra anima e mente. Esistere significa saper morire e poi rinascere continuamente. La morte non è la negazione dell'esistenza, ma il suo aspetto invisibile ai sensi esteriori.
un po' l'ultimo oracolo che è uscito mio. L'esistenza è desiderio, aspirazione, volontà. Bisogna dire un sì per vivere, bisogna anche dire un sì per morire. Senza questo sì, si rimane imprigionati nella non esistenza come zombie, sospesi dalla paura che impedisce a psiche di immergersi, di nuotare verso l'oggetto del suo desiderio, amore. Vi ricordate la storia di Amore e Psiche? Ve la spiego bene nel podcast La mente. Gli avi guerrieri forgiano la tua capacità di lottare per amore fin dalla tua nascita. Si riconduce anche alla seconda carta oracolo, la resistenza, no? A ripulire, è proprio la resistenza alla morte, alla fine necessaria, ed è uscita anche nell'altra stesa. Il responso del drago dice questo: non arrenderti alla prima soluzione, lotta per trovare in te altre risposte. È importante che sviluppi l'immagine di ciò che vuoi realizzare, la visione del tuo obiettivo. La visione del tuo obiettivo deve essere chiara, devi lottare per realizzare questa immagine senza accettare compromessi o mezze misure. E adesso ti do il rituale per la buona riuscita bellissimo. Prima fase. Facendo respiri lenti e profondi, lascia che si formi la visione del tuo obiettivo. Mentre fai ciò, non accettare compromessi con la tua mente. Chiediti almeno 3 volte: è questo quello che voglio? È questo quello che voglio? È questo quello che voglio? E se per tutte e 3 le volte ti rispondi di sì, passi alla seconda fase. Altrimenti continua a respirare fino a che la tua visione risulti in armonia con la tua volontà. Può essere che questa prima fase richieda giorni o persino settimane prima di essere compiuta, cioè quando ti identifichi quello che veramente vuoi fare. Seconda fase. Scrivi su un foglio l'elenco degli ostacoli che potrebbero insorgere lungo il cammino che ti porta a realizzare il tuo obiettivo. Abbi particolare cura di segnare gli ostacoli interni, e cioè quelli che dipendono da te, che sono legati al tuo carattere, alle tue paure e alle tue insicurezze. Ritaglia il foglio in varie parti, in modo che ogni ostacolo risulti scritto su un pezzo diverso. Metti tutti i foglietti ritagliati per terra, mischiali e poi danzaci sopra. Terza fase, continua a danzare, immaginando di farlo sopra lo spazio e il tempo fino ad azzerarli. Infine, senti di trovarti nel momento della piena realizzazione del tuo obiettivo. Quarta fase, siedi in una postura meditativa e facendo respiri lenti e profondi evoca dentro di te tutte le emozioni che puoi sperimentare nella piena riuscita del tuo obiettivo. Sentiti quel te stesso che ha pienamente realizzato la propria visione. L'emozione è il ponte tra la visione e la materia, che è pura possibilità la materia. Attraverso di essa tu puoi plasmare la realtà, puoi convincere la materia a realizzare la tua visione. Solo attraverso l'emozione tu plasmi la materia e la costringi a realizzare la tua visione. Ecco perché nelle pratiche sciamaniche noi lavoriamo solo sulle emozioni che plasmano la materia, realizzando i tuoi obiettivi. Gli avi guerrieri sono nobili giacché le cause in cui si esprimono hanno sempre finalità che trascendono l'ego con le sue ristrette vedute. Questi spiriti, cioè gli avi guerrieri, sono connessi con il primo chakra, detto anche chakra radice. Esso si trova nell'area del perineo, alla base del corpo. Gli corrisponde il colore rosso. Il primo chakra è il cerchio o vortice in cui l'energia detta Kundalini, che è energia nervosa a carattere sessuale, che risiede alla base della colonna vertebrale, si esprime come forza selvaggia, come fame primordiale, come istinto, come potenza guerriera. Nel primo chakra c'è la nostra forza della donna selvaggia, l'uomo selvaggio. Per nutrire i nobili guerrieri nello yoga sciamanico si può anche adoperare il mantra LAM, L-A-M, che è il Bija Mantra. Che cosa sono i Bija Mantra? Sono i mantra seme, che corrisponde al primo chakra per attivarlo. Allora ti dice anche la carta: bisbiglia il suono LAM per 9 volte, tenendo le labbra vicine a una tazza colma d'acqua oppure di infuso o di tè, e poi bevi, offrendo il liquido ai tuoi avi guerrieri. È una pratica bellissima, ragazze e miei ragazzi,
Io vi auguro veramente di sentire la potenza di questo mese per te attraverso la pratica che incanalerà la tua energia verso la realizzazione dell'anima, perché è stupendo. Quindi, detto questo, concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!